Ciao a tutti, benvenuti di nuovo al terzo tutorial di Yourbox USA. Siamo qui sempre nella mitica palestra Geco Boxing. Ciao Adam. Ciao Luca. How are you? Good buddy. Allora, stiamo bene, siamo motivati, ci stiamo allenando veramente duro. What is the topics of today? Qual è l'argomento di oggi? So today we'll discuss on how to punch the bag harder and how to use the body efficiently. What most people don't understand is the power is not generated from your arms. Most of it comes from your legs, your core, your body. Your arms are just an extension of where that power is released, with a little extra, obviously, okay? But without the body being involved, you're not going to punch very hard. Ok, quindi molte persone non capiscono che il potere, la forza non arriva solo dal braccio. Tu puoi colpire, puoi avere un braccio muscolosissimo ma non portare un colpo forte perché non usi tutto il resto del tuo corpo. Le braccia sono solo un terminale, un'estensione di tutto il tuo corpo. Nel momento, è ovvio che c'è un'aggiunta extra di forza, ma nel momento in cui tu usi tutto il tuo corpo generi molto più potere. Oggi lavoreremo al sacco per imparare come generare più forza nei colpi. Exactly. So what we're going to do is we're going to do a small demonstration with Luca. I'm going to punch him in the belly without turning my hips, and then I'm really going to... Yeah, but then you should have the gloves because you are going to break your head. Gli ho detto che se mi indica sulla pancia si rompe la mano. And you'll find as you do hit the bags harder, again, like I said, the calories will burn, you'll gain more strength, more definition. So the workout, it just benefits you on every level. Ovvio che se picchi più forte, se sei capace di picchiare più forte, bruci più calorie, generi più forza, diventi più muscoloso, diventi più definito e il workout è semplicemente migliore. Perfect. Let's get started. Ok, Okay. So what we're going to start with first is your very basic 1-2 punch, the big right hand. ok, iniziamo solo con lo due vero basic, portando potere al secondo, And there's some al destro. there's some basic principles to throw a very good 1-2 that you must have. Ci sono dei principi che per tirare un buon 1-2 tu devi avere. So we'll discuss a couple of these and we'll demonstrate, and then we'll watch the rest of these guys try it. Even the very most beginner would just listen to these principles will change very much. Ok, adesso lo proviamo e poi facciamo allenare anche gli altri due principianti che dicevo, nonché amici, nonché bellissimi. Per far vedere, giuro, hanno fatto box forse una volta, lui dice che con questi principi anche uno che non sa un cazzo fondamentalmente può avere una buona prestazione. So the very basic, most important part of throwing a very effective 1-2 is to understand your distance. Ok, intanto una prima parte importante è capire le tue distanze. Okay? So if you are right-handed, you will keep your right hand shoulder back because you can now twist your body and have power with the twisting of the hips. So you must stand with your left foot forward. Ok, ovviamente devi stare col tuo gamba sinistra avanti e tenere indietro il tuo destro perché sennò non puoi caricarlo con tutto il movimento. Okay? When you are striking someone, when I'm Quando stai setting up, colpendo qualcuno, when I'm setting up a 1-2, what I'm attempting to try is to put this person which we call our range. ok, quando lui cerca di colpire con un 1-2 una persona, cerca di mettere la persona in quella che si chiama range, cioè la distanza giusta per colpire. And my range is basically when I feel like I can touch his chin, or I'm very close to being there, I'm now in range to hit him with my right hand. Okay. The last thing I want to do is smother myself. Okay. This is too close. Ok, quindi lui dice il suo range, ognuno ha un range diverso ovviamente, dipende dalla lunghezza delle braccia. Comunque quando lui può col sinistro toccare il mento della persona, allora è nel range giusto per poi portare il destro. Non puoi essere troppo chiuso, se no sei stuck, sei bloccato e ovviamente non puoi generare il potere che vuoi. And a very good effective 1-2 thrown, if you simply turn your hips and you lift up your heel, it will allow your body to turn. You almost pretend as though you have a pin going through your head, like you're on the axis, and you simply turn on it. You don't have to move forward to the back to throw a good hard 1-2. Ok, lui dice che non hai bisogno di muoverti in avanti per tirare un buon 1-2, ma devi muoverti come se avessi non un palo, un asse, ecco un asse, quindi stai fermo, non ti spingi avanti, semplicemente ruoti, non hai bisogno di andare avanti per generare potere con il tuo 1-2. So some of the important parts to remember are lift the back heel, and this will Una unlock cosa your hip. importante è alzare il tallone quando colpisci,
Keep your chin down. Tenere il tuo mento basso, anche perché sennò rischi di essere colpito. Your power comes from the ground. When you lift your chin, your whole body rises. Ok, il potere viene dal pavimento. Il potere viene dal pavimento. Quando tu alzi il tuo mento, tutto il corpo tende a sollevarsi. Quindi quando colpisci, and also it's more dangerous for you. Absolutely. È anche più pericoloso per te per un colpo di incontro, ovviamente. Okay. And one more last thing. The important part is you almost got to think of your arms as railroad tracks. They come in and out on the same track, Ok. barely missing each other. They don't miss by punching on a different horizontal plane. They're on the same plane. Boom, as this comes out, this one is in. And they're always returning back to your Ok, i face. colpi devono essere montati come se fossero su una rotaia. Non può succedere che gli 1-2 si incrocino quando manchi un pugno. Okay? And the big part is just relax. Don't be too rigid. This isn't a bench pressing contest. Some of the weakest guys in the weight room I've seen in my life are some of the hardest hitters. Ok, questa è una cosa veramente importante. Quando colpisci e vuoi tirare un pugno forte, non devi essere tutto stretto, rigido. E lui dice che i peggiori nella sala pesi a fare la panca piana a volte sono quelli che picchiano più forte perché hanno più fluidità, lasciano andare il corpo. Non è detto che se tu sei. Non è un bench press contest, non è una panca piana con gara, è un'altra cosa, quindi devi essere rilassato. And also if you are relaxed, you lose less energy. Absolutely. I mean, you have to be Gli very dicevo, relaxed. ovviamente se sei rilassato perdi anche meno energia durante l'incontro. In boxing, you don't want to get emotional. You don't want to be worked up. Because if me and you both sat here flexing like this, in 30 seconds we Yeah. would be tired. So you must stay very relaxed when you're boxing, and that includes the training as well. When you're striking this bag, your hands are relaxed. At the point of impact, you make a hard fist and then relax. But you do not sit here and flex your Ok, anche nell'allenamento è importantissimo non essere sempre tesi, perché se inizi un combattimento e stai teso, dopo 30 secondi sei già stanco, quindi devi abituarti con la testa, anche quando fai la heavy bag, sei veramente rilassato, quando colpisci al momento dell'impatto stringi il pugno, ma poi lo molli subito dopo, così ti abitui a entrare in una forma mentis in cui salvi energia. Okay, let's get started. Ok, 30 seconds, what we're gonna do, we're gonna punch the heavy bag, throw 1-2s only. And that means 1-2, reset. 1-2, reset. 2, reset. per 30 secondi andremo a colpire 1-2 e poi ci risettiamo, ci rifermiamo nella posizione in cui abbiamo iniziato. Per 30 secondi. For 30 seconds. We're gonna do this as hard as you can. For 30 Più seconds. forte che potete. And you'll find how exhausting it is when you're absolutely giving it everything you got. Quando tu dai tutto quello che hai, anche se fai 30 secondi così, può essere veramente estenuante. Okay. Secondi di pausa e poi si riparte. Okay guys, so here's the important part as well, Luca. I want you guys to make sure your chin is staying down, and I want everyone to have a little extra rotation on the arm. Okay? I want that shoulder turning over, almost definitely at least horizontal, even a little more if you like, okay? Also, look down your arm like it is the barrel of a gun. Remember, your chin here, you're safe. Here, you're in big trouble. Ok, And we are talking this much. Totally safe, in trouble. ok. Huge difference. Allora adesso proviamo ad aumentare la rotazione, anche esagerata, e in più ricordiamoci di coprire con la spalla il mento.
Qui sei salvo, qui hai problemi. Alright, here we go. 30 seconds again. Good. One more note. I want you to take note that when you strike the bag properly, the punch, the energy transfers through the bag. So it should just shake. If you see a bag doing this, the guy is pushing the bag. Allora, cosa importante? Se tu colpisci in modo appropriato la heavy bag, dovrebbe solo tremolare e non dondolare. Perché se dondola significa che sta spingendo, non sta colpendo propriamente. Good. There we go. Again. Real important note is when you throw your right hand, your right foot should not come off the ground. When you strike the guy, right at point of impact, your foot must be on the ground. Your right heel, both feet. Quando colpisci devi sollevare solo il tallone, non puoi colpire sollevando, perché ricordiamoci che la forza viene dal terreno. È anche importante l'equilibrio. Quindi rotazione, ma non staccare mai il piede dal terreno. One reason your right heel might come off the ground, your whole foot, a lot of times is your leg is straight, your front leg. You must keep your front leg bent, and this will allow you to turn over. You can see if you straighten your leg, you throw this hand, your leg will come off. Ok, uno dei motivi per cui a uno viene ad alzare il colpo è quando tiene la gamba davanti tesa, invece la gamba davanti deve essere sempre un po' piegata, in modo tale che tu non abbia bisogno, non perdi l'equilibrio, sei più bilanciato. Okay, you want to move on to a hook? Yeah. Okay, so we're gonna move on from the 1-2. We're gonna go to a 1-2-3. That's a jab, right hand hook. Ok, adesso ci spostiamo dall'1-2 all'1-2-3, cioè il gancio sinistro. And the hook is probably the hardest punch to teach in boxing and to beginners. Allora, probabilmente il gancio è uno dei colpi più difficili da insegnare a un principiante. There's so many different styles, and your distance is so important. So it does lead to different styles of throwing the hook. Ci sono tante distanze a cui si può tirare un gancio e questo ovviamente ti guida a differenti tecniche per tirare un gancio. But there are basic fundamentals to throwing a good left hook, and we will demonstrate it real quick. Ma ci sono delle fondamenta basi per tirare un bel gancio e le dimostreremo molto velocemente. And one of the most important ones is after you've thrown a right hand, your body is now loaded in a powerful position to go a good left hook. Allora, quando tu hai appena finito di tirare il destro, il tuo corpo è nella posizione esatta per caricare un gancio sinistro. And the important thing to know about a left hook is it is not an extension of the arm. It is a violent snap of the body, and your arm is almost welded, like this is solid. The only reason it strikes so much and so difficult, so hard, is because the body is so explosive in a very short distance. Ok, non è un movimento di braccia il gancio, ma un movimento soprattutto di questa parte del corpo, dell'anca, del dorsale, di questa parte del corpo. Addirittura il braccio è praticamente immobile, fermo. E il motivo per cui è un colpo così pericoloso e genera così potere è che è così esplosivo in una distanza molto breve. And one way to make sure your left hook is effective, I tell everyone, your body
your bone structure is so strong this way. Allora, una delle cose a cui bisogna fare attenzione per essere efficaci, lui lo dice sempre, in questa via, così è così forte il nostro corpo, il nostro braccio. Okay? And if your arm is parallel and you strike something, you can see right here, it is unbreakable. The structure here is so strong. Allora, questa struttura messa così è veramente strong. Se hai il braccio parallelo al terreno è distruttibile. That if he were to strike, you can see simply lowering his elbow slightly, you lose much of your strength. So it's so important that when you throw this punch that your elbow is high, parallel with your hand. Ok, come hai notato, non so se l'hai capito, ma ho fatto vedere, già basta un'inclinazione per rendere il colpo, il movimento molto meno potente. Se è parallelo al terreno invece sei solido, puoi picchiare quanto vuoi. Poi immagina di essere attaccato a un muro. Se attaccato a un muro ti dessero un colpo, così come ha fatto Adam con me, parallelo al terreno non vai da nessuna parte, sei bloccato, è lui che si fa male. Se invece sei così, o sei così e ti dà lo stesso colpo, anche con meno intensità, ti spacca il braccio. Okay. And then with the fist, I don't mind your fist being here to here. here or anything in between. It's not a problem for me. Lui ha detto che non gli interessa, ci sono varie culture, c'è chi porta il colpo così, c'è chi porta il colpo così. Lui ha detto che non gliene frega niente, puoi metterlo come vuoi. The important thing to remember is if you do throw a left hook, the lower you go with the left hook, the more you should see the palm of your hand. So if you are struck with an elbow, it goes off your forearm and not here, which is very painful. Ok, la cosa a cui devi fare attenzione è che più colpisci basso, più la rotazione deve essere in questo senso, quindi verso di te. Non puoi portare, se puoi portare in faccia, così ok, ma il corpo così non è ok, devi ruotare. Okay, so we're going to work out a 1, 2, 3. The important thing as well, after you've thrown the right hand and your heel is up, it is important as you throw the left hook that this heel drops and this heel comes up bang. Ok, la cosa importante è, sei in questa posizione, dopo aver portato destro, il piede è sollevato, quello che devi fare è tirare dietro, passare il tallone e sollevare la punta del piede sinistro. Quindi il peso cambia. The weight is changing. The weight is changing. Right? Nel destro il peso è lì, poi cambia, boom, e il peso passa dietro e tu ruoti, ti aiuti con l'anca, con tutto il genere di potere. And one thing you know you can do after you throw a left hook, the nice thing is you are right back into your stance. It's right hand, left hook, you can drop right into your stance. La cosa interessante è, dopo aver portato il colpo sinistro, il calcio sinistro, boom, torni nella tua posizione. Sometimes a lot of people they go without of balance after the left hook. Yes. It's a short movement and you're right back into your stance and protected. So you don't have to. As a matter of fact, most trainers say never throw a right hand without a left hook because you are here and you have to go here anyway. So you might as well focus and stop. I veri fighter dicono, i veri insegnanti dicono, dopo che hai tirato un destro, non finire mai con un destro perché sei fuori equilibrio. Tanto devi tornare in gara lo stesso, tanto vale che lo fai portando un colpo. Ma mi raccomando, non andare a colpire troppo in là. Deve essere un colpo come il destro e il sinistro nella rotaia, deve essere un colpo di i subito non uguali. A very nice thrown left hook is one that is very short and very explosive and balanced. So you're right back into your stance easily. It's nothing that is big. The arm isn't extended. It's short and compact and tight. Okay. Il vero gancio buono è quando tu lo fai da una posizione compatta e torni compatto, non certo quando ti squilibri e vai a colpire in modo totalmente squilibrato e non bilanciato e fai fatica poi a tornare in guardia. And the biggest thing is, I see when people throw left hook, they leave their feet. You still must stay planted. The ground is your power. Okay? So ricordati sempre di stare attaccato al pavimento. A good left hook, you're down, boom, and you hit. You are powerful, and the way is transferring. I either see both feet come up, or I see this. You are staying here. You have no strength there. You almost up back this way. Stay planted is the important thing. Okay. Stai piantato. Mi raccomando, non sollevare il piede destro, non sollevare tutte e due, no? Stai equilibrato. La rotazione deve esserci, come ti ho detto, da qui a qui
ma la legge è l'equilibrio. Okay. Everyone, let's do it. 1, 2, 3. Jab, right hand, hook. Trouble with this combination because the bag does shift. Remember a couple things. Yes, you can move your feet. You're not punching. And if that still bothers you, eliminate the jab. Throw your right hand, left hand. Ok, se ti dà fastidio non riesci a trovare la distanza con il sacco che si muove troppo, ricordati due cose. Primo, puoi muovere i piedi, quindi puoi cambiare la distanza. Secondo, se vuoi, puoi eliminare il sinistro, il jab, e iniziare a diventare abile solo col destro. And also, if they're still having trouble staying compact, tell them when you punch, your power builds. So your right hand might be a short punch to set up the left hook. So you would shorten your right hand. Boom, boom. Okay? Ok, se hai delle difficoltà con le distanze, ricordati che la tua forza come i tuoi colpi vanno costruiti. Quindi se tu sai già che vuoi portare l'obiettivo al gancio e hai bisogno di creare un destro più corto per avere lo spazio al gancio, fallo pure, non c'è problema che per forza di portare il destro propriamente come abbiamo visto prima per poi arrivare al gancio. Quindi se hai bisogno fallo più corto e poi colpisci. In, 1, 2, 3. 5 seconds. Your left hook should be your hardest punch. Ok, il tuo gancio sinistro dovrebbe essere il tuo colpo più forte. So, one more note for you, everyone to take. When you are punching combinations, every punch is harder. You would not throw a very hard punch and then just simply tap it out. Ok, lui dice che quando colpisci una combinazione il tuo obiettivo dovrebbe essere che ogni colpo è sempre più forte. Quindi non fai un colpo forte e poi uno debole, deve essere sempre un crescendo. Obviously, as the program continues and a boxer gains their abilities, there is times where you maybe throw a couple hard punches and maybe tough. Yes, and to go outside. Yes. Yes. But otherwise, when you are in the pocket, Ovvio che ci sono delle combinazioni in cui magari tu ti dai colpi per uscire salvo, quindi boom, 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 boom. Quindi usi il tuo sinistro per uscire dal reggere l'avversario. but for this program right now, while we're striking hard, and if you are in the middle of a fight where you are balanced and punching what you got, you are building in punching power. I'm building to a point where, in my mind, my final punch is a KO punch. Ok, lui costruisce la sua combinazione in modo tale che il suo ultimo colpo nella combinazione sia il colpo più forte, cioè un KO punch. Colpo da KO. Okay. So we're gonna add another right hand. Okay, so it'll be Adesso 4 punches. aggiungeremo l'ultima cosa, l'ultima combinazione, un destro, un altro destro. Quindi, at this point, the most powerful punch in this combination is the last one. It's the last one. Yes. So if your first punch is Ho detto, scusate, ho detto. if sorry. your last punch is thrown at 75% of your power, the next is 80, 90, 100. They build, and it doesn't matter how many. Sai, non è importante quanti ne colpisci, ma dovresti essere, come ti ho detto prima, una cosa crescente. Se il primo è 75, il secondo 80, il terzo 85, l'ultimo, il quarto 90%, 100%, quello che hai, insomma. Ready? Here we go. 1, 2, 3, 4. Remember, move the feet, allow them to swivel. Mi raccomando, muovi i piedi propriamente.
ok? Quindi boom, 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 boom. Okay, so our new drill, what we're going to do is we're going to go 2 straight minutes. It's exhausting. We're going to go twice around. It's 15-second intervals. Our first 15 seconds, we're going to jack hard. The next 15 is a 1-2. The next 15, 1-2-3. The final minute, 1-2-3-4. The next bell, we start the process. Ok, adesso è un esercizio che sarà estenuante, a intervalli di 15 secondi. Facciamo i primi 15 secondi solo jab, forte, con i tuoi ritmi. You can change also level if you want. Sure. Puoi ovviamente cambiare livello, potrete immaginare di andare alla faccia o al corpo, ma forte. Dopodiché, 15 secondi, bam bam, 1-2. Dopo i 15 secondi, 1-2-3, gli altri 15 secondi, 1-2-3, 4. Alla prossima campana si riparte con jab, quindi si fanno 2 giri di questa cosa. After this 2 minutes, you should be absolutely exhausted. Dopo questi 2 minuti dovresti essere proprio stanchissimo. In an average fight, per round, 3 minutes. If a fighter throws 70 punches, he's throwing a lot. We'll be well into the hundreds in only 2 minutes. Ok, in un fight, ovviamente, che c'è un uomo davanti, consumi di energie, in 3 minuti di round dovresti, se tiri 70 punti, tu sei 70? Yeah. Se tu tiri 70 pugni, vuol dire che ne hai tirati abbastanza. In questo esercizio in 2 minuti dovrò tirarne almeno 100. Ok? 15 seconds only. Jabs. All 4. Jab. Estenuante. Ok. Yes. Ok. Yeah. Se lo fai propriamente è veramente allenante. Quindi lo puoi fare anche se vuoi 3 minuti, ma mi raccomando, meglio fare 2 minuti al massimo di quello che puoi piuttosto che 3 minuti risparmiando l'energia. And these are 4 basic punches that you work on your whole life. There is no final destination of a perfect punch. Ok, queste sono la base, le fondamenta, i pugni che puoi dare. E non c'è un massimo amplificazione, cioè puoi sempre migliorarlo.
puoi sempre migliorarlo, non c'è un momento in cui arrivi al colpo perfetto, no, puoi sempre migliorarlo, puoi sempre migliorare la velocità, puoi sempre migliorare l'esplosività, puoi sempre migliorare la tua efficacia. A lot of times in training, people ask me, why do we throw so many jabs? I feel like I've thrown 1,000, and I say, and I've thrown 10 million, and I still practice. Ok, lui dice che tante volte negli allenamenti le persone gli chiedono perché tiri così tanti jab? Mi sembra di aver tirato 1.000. E lui ha detto che lui ne ha tirati 1.000.000 e sta ancora facendo pratica per migliorarlo. So, just like in life, in a fitness program, there is no perfection. Punching. Come nella vita, it's a long life journey. esatto, come nella vita e nell'allenamento del fitness non c'è la perfezione, è solo un lungo viaggio senza una destinazione ben precisa ma che porta al costante e continuo miglioramento del tempo. Ok? Good job buddy? Ok? Grazie, vi salutiamo, grazie per continuare a seguirci, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao.